Dai, può bastare così e finisce qui. L'Inter batte il Lecce, Inter 1, Lecce 0, un gol di Pio Esposito pesa come un macigno per 3 punti fondamentali per la nostra Inter, spedisce il Napoli a -6 in attesa del Milan domani impegnato contro il Como, una vittoria importantissima per la nostra Inter, che ha dimostrato di saper vincere anche le partite sporche, che ha dimostrato di saper vincere anche questo tipo di partite qua, faticando tantissimo, assolutamente, non quanto il Napoli che in casa pareggia per 0-0 contro il Parma. L'Inter mette quel musettino davanti che però fa tutta la differenza in questo campionato così tirato. Ancora una volta l'Inter si porta a casa i 3 punti in una partita in cui doveva prenderseli, lo ha fatto, e forse daremo ancora più peso quindi a questo punto a quel pareggio di domenica contro il Napoli, dal quale tutti dicevano che era uscito vincitore il Napoli. Ecco, passano 3 giorni, il campionato è una maratona e bisogna dimostrarlo 38 giornate su 38, e l'Inter vince ancora un'altra partita molto importante, soffrendo, sì, ma intanto 3 punti oggi servivano e l'Inter ha fatto il proprio dovere. Simo. È la sintesi di quello che è il calcio, ma soprattutto di quello che è il campionato, perché appunto nel post partita di Inter-Napoli in tanti, in parte io compreso, erano rammaricati del fatto che fosse un'occasione importante per allungare sul Napoli, immaginando che scenari, diciamo, negativi anche nel prossimo futuro, in maniera oggettivamente imprevista. Dopo pochi giorni il Napoli pareggia di nuovo in casa, di nuovo contro una piccola, l'Inter vince e si ritrova praticamente con la stessa distanza che ci si augurava potesse avere dopo Inter-Napoli. Ragazzi, il campionato è questo, bisogna tenere duro. Queste partite qui così difficili, così sporche, prima o poi capitano a tutti. Tendenzialmente vince il campionato quella che riesce a uscirne meglio per la maggior parte dei casi. Spesso si cerca di non perdere, ma è importante anche riuscire a vincere qualcuna, e questa era una di quelle. Era un po' come Verona-Inter, e casualmente a Verona-Inter non segna Pio, ma è lì a pochi centimetri da Fresa, se non sbaglio, che fa autogol. Qui invece segna Pio, che ancora una volta entra benissimo. È la sintesi, ribadisco, di quello che è il campionato. È una vittoria brutta, dove ci sono tante ombre, ma sinceramente i 3 punti oggi, a maggior ragione visto il risultato di Napoli, riilluminano tutto con una luce proprio la luce del sole primaverile. È meravigliosa. Infatti io non so se definirla brutta, perché io mi sto divertendo un bel po' adesso, dal 78esimo in poi io me la sono goduta, soprattutto perché ci siamo finalmente tolti di mezzo anche quel brutto asterisco che ci rievocava anche bruttissimi ricordi. Questo ci permette di essere campioni d'inverno, che conta 0, francamente è un titolo che mi frega veramente 0, che ci dice che però molto spesso, ecco, poi qui fate tutti i gesti che volete, chi è campione d'inverno poi alla fine si porta a casa il trofeo, ma perché vuol dire che sta lavorando bene. Ecco, quest'Inter sta lavorando benissimo e gira il giro di boa alla 19esima giornata di campionato, quindi escludendo il Napoli che fa parte del girone di ritorno, a quota 45 punti. Significa un Inter che sta viaggiando alla proiezione di 90 punti, signori. È un cammino veramente importante quello che sta facendo l'Inter. Poi, la seconda parte di stagione, i punti pesano ancora di più. Vediamo il Lecce che comunque ti viene a fare questo tipo di partita. Tutte le sfide diventeranno sempre più complicate. La Champions League adesso ti porterà via e ti drenerà via ancora maggiori energie, ma l'Inter cammina adesso in proiezione 90 punti, in una partita che però, visto proprio che subentreranno altre difficoltà, ci testimonia, almeno dal mio punto di vista, ancora una volta l'urgenza, la necessità di intervenire sul mercato. È un mercato che serve per dare quella piccola rabboccatina, ecco, che serve al serbatoio dell'Inter per affrontare tutto il finale di stagione. Pio Esposito si prende la copertina di questa partita, Simo, non sbaglia mai l'ingresso in campo dal punto di vista dell'atteggiamento, e questa è la cosa più impressionante. I detrattori dicevano però non segna, però è pompato, quello che volete. Pio Esposito sta dimostrando, al di là del gol, che è il primo a San Siro in campionato, visto che aveva già segnato in Coppa Italia, che è un calciatore con la C maiuscola. Nell'Inter ci può stare, soprattutto se si cala con questa mentalità qui che ci piace tantissimo. Su Pio io ho sempre ribadito una cosa: dei gol ovviamente mi interessa perché è un attaccante,
ma la cosa che mi interessa di più è l'impatto che ha ogni volta che entra e che scende in campo. Un ragazzo di 20 anni che non sbaglia mai un ingresso e che sa incidere con questa evidenza sul modo di attaccare della sua squadra e sul modo di difendere della squadra avversaria. Un giocatore estremamente utile, che deve ancora chiaramente limare delle cose, non avrebbe 20 anni se fosse già perfetto probabilmente, o non sarebbe all'Inter, ma sarebbe ancora più su, ma è di un'utilità incredibile. E uno dei motivi per cui oggi vinciamo questa partita è che possiamo contare su un Bonni che non è stato strepitoso, ma è sicuramente più solido di Taremi, e lo dice uno che Taremi insomma si aspettava grandi cose, e di un Pio Esposito che è nettamente più utile di Arnautovic o viceversa, perché comunque l'anno scorso presentandoti con quei due avreste avuto tanti problemi, quindi direi. io me lo tengo. Bene, bene, bene. Di qua il bravo Pio, insomma, si traduce anche in bene, rimaniamo così. Eh sì. Specifico per chi scrive l'Inter a 46 punti, sì, dicevo, escludendo il Napoli, dicevo il girone d'andata, quindi questa era l'ultima partita da giocare del girone d'andata, questo era il senso. Devo aggiungere un altro paio di cose, mentre ringrazio tantissimo la nostra Angela che ha regalato un altro abbonamento, grazie di cuore alla nostra Angela. Grazie anche al nostro Fabio con l'hashtag del Bravo Pio che è copyright del nostro Simone. Grande il nostro Rocco, forza Inter, forza passione Inter, grazie Rocco davvero. Giovanni, ci prendiamo i 3 punti, ma non abbiamo fatto una bella partita, speriamo che sia solo stanchezza. Prima di leggere le altre super chat, ringrazio anche Luke che ha fatto 22 mesi di fila su Twitch, grazie mille Luke. Simo, primo tempo non bellissimo dell'Inter, secondo me l'Inter ha provato subito ad aggredire il Lecce, ma ha sentito che davanti c'era una buona resistenza, una squadra ordinata, organizzata, uomo su uomo, tanta pressione, tanti chilometri, hanno speso tanto, e in partite così la grande squadra secondo me deve saper attendere i momenti giusti per andare ad attaccare. E forse ci aspettavamo un secondo tempo ancor più veemente, però io mi ricordo in tanti anni quante volte a gennaio hai dovuto piazzare quella vittoria lì di sofferenza per poi costruire lo scudetto. Per me fa parte di questo periodo così particolare che è il mese di gennaio. Sì, decisamente. Poi ragazzi non sottovalutiamo il fatto che avendo giocato 3 giorni fa quello che veniva definito da tutti comprensibilmente il big match scudetto, c'è di riflesso una stanchezza fisica evidente, ma anche secondo me una stanchezza mentale. E non è un caso che il Napoli 2 ore prima di Inter-Lecce pareggia in casa col Parma e l'Inter la vince, ma comunque appunto facendo tanta fatica. Perché è evidente, una gara del genere ti distrugge sotto tutti i punti di vista, ed è ancora più importante quindi aver ottenuto questi 3 punti e aver fatto 2 punti in più del Napoli. In una giornata in cui tra l'altro, io lo dico sempre, so che magari adesso diventa un po' meno rilevante, però una giornata in cui tu giocavi e le altre 2 che al momento non sono considerate nella lotta a scudetto, cioè Juventus e Roma, ma che sono lì, non giocavano. Erano a 4 punti fino a poco tempo fa. Adesso noi allunghiamo anche su di loro, magari ripeto, io penso che poi alla fine Inter-Napoli andranno un po' più in su, però visto che la classifica dice questo, prendiamoci questo ulteriore vantaggio comodo anche su quelle 2. Sì, ti condivido la classifica mentre ringrazio anche Dottor Tot che dice Inter 1 asterisco 0 era ora, io sono a posto così. L'Inter infatti è a quota 46 con il Milan che giocherà domani in casa del Como a quota 40, quindi è più 6 sul Milan che però è una partita in meno, più 6 sul Napoli che ha lo stesso nostro numero di partite, così come sono a partite piene, diciamo così, e come noi, sia la Juventus che la Roma, entrambe a quota 39, quindi sono a meno 7 in questo momento dall'Inter che ha provato a dare questo strappo. Il prossimo turno di campionato è un turno in cui comunque il calendario mette l'Inter di fronte alla sfida più difficile, perché il Milan ha il Lecce di nuovo in casa a San Siro, l'Inter invece va a Udine, mentre il Napoli affronta il Sassuolo, che comunque non è semplice da affrontare, soprattutto se non stai benissimo, però sulla carta la trasferta di Udine è la sfida più difficile per l'Inter, che a differenza dell'Udinese, che è molto fisica, molto strutturata, tutta la settimana ha riposato, l'Inter invece ha giocato un'altra partita nel mezzo. Una partita in cui abbiamo spremuto alcuni giocatori, sono emersi dei temi che adesso approfondiamo ancora. Ringrazio De Pica Pica che dice quando sono felice per Pio, forza Inter, grazie di cuore, grazie anche a Giovanni Turrisi che ha regalato anche un abbonamento, ragazzi, non so come ringraziare tutti voi che state regalando gli abbonamenti e che ci supportate. Franco scrive vittoria fondamentale, grandissimo Pio, Di Francesco è migliorato molto e Chivu sta imparando, continuiamo così, forza ragazzi. A proposito di Chivu sta imparando, come dice Franco, secondo me oggi gestione anche dei cambi corretta, anche nelle tempistiche, cioè
riparti nel secondo tempo con gli stessi uomini, ma dopo 10 minuti pronti via ne cambi 3 e ci stava con le 3 sostituzioni che ha fatto, e poi si vedeva che serviva comunque un Lautaro per dare una scossa anche caratteriale ed è stato molto utile. Armando, che ringraziamo, dice l'Inter impone la Lecce di San Siro e 3 punti decisivi. No? Armando sempre con i giochi di parole perfetti, grazie mille davvero. Nicola, grazie, gli scudetti passano soprattutto da partite così, scrive Nicola, che ci lancia un messaggio molto importante. E Simo, per me gli scudetti passano da partite così soprattutto se riesci a cogliere alcuni segnali. Dicevo del mercato, è ovvio che non hai fatto molto in questi primi 15 giorni, quindi aspettarsi tanto nella seconda parte di mercato non è semplice, soprattutto per questa Inter che evidentemente deve fare i conti con una proprietà che ti porta da un lato, una dirigenza che magari vorrebbe fare dell'altro e che doveva secondo me farsi trovare più pronta comunque in questa finestra di mercato in cui adesso rientreranno tanti calciatori dalla Coppa d'Africa, tante squadre entrano un po' in quella fase di panico in cui devono raggiungere gli obiettivi e devono cambiare delle cose, quindi da qui si apre una seconda fase del mercato in cui possono succedere tante cose e l'Inter, per me, se hai davvero un'ambizione sportiva importante, devi andarti a prendere qualcosa che ti dia più alternative. Diouf a destra è un esperimento per me che, lo dicevo da prima, è bocciato però, cioè lo può fare magari nei finali di partita, in alcuni momenti ti dà un po' più di elettricità, ma non può farlo da inizio partita e comunque è una soluzione che mi lascia molte perplessità. Luis Enrique oggi ho provato la trivela su cui stava per fare un assist a Pio Esposito, ma continua a lasciare quei dubbi. Io non posso pensare di affrontare la seconda parte di stagione con questi obiettivi, con queste cose che stiamo facendo, con quel buco lì. Ce ne sarebbero anche altri di buchi, perché anche stasera, senza Cianoglu, a battere i calci d'angolo va Barella, non ne abbiamo azzeccato uno. E i calci d'angolo sono troppo un fattore importante. Però in questo momento io mi focalizzo soprattutto sulla fascia. Sì, beh, allora, se li vuoi vedere i buchi in questa squadra, li vedi e come dici sono anche più di uno, perché il fatto di essere primo non significa che questa squadra non abbia dei difetti o comunque delle cose migliorabili. Il fatto che continui a vincere e che nonostante le difficoltà tiri avanti non deve essere un disincentivo all'investimento, deve essere un incentivo, perché vuol dire che nonostante le premesse estive, che io continuerò a ribadire fino a fine anno, che non erano quelle di vincere lo scudetto per tutta una serie di motivi, o comunque potevano esserlo nella versione migliore della storia, che per il momento per fortuna si sta materializzando, ma non era assolutamente certo che accadesse, devi andare ad investire. Cioè non puoi... Diouf è una soluzione che nell'Inter Lecce classico standard può andarti bene, ma già in un Inter Lecce che non va sui binari che ti aspetti, comunque ti toglie delle cose. Figuriamoci in un Inter Napoli, in un Inter Arsenal, in un Inter Juventus e così via. Luis Enrique è un giocatore che sì, si sta integrando, ma appunto ti dà poco, secondo me. Non puoi passare il mese di gennaio a guardarti negli occhi e non fare niente, mentre le altre squadre con i loro difetti, magari anche buttando un po' di soldi, però quantomeno ci provano. Devi provarci e devi andare a mettere qualcosa in questa squadra, a maggior ragione perché l'imprevisto, tra virgolette, di Dumfries non è nato il 13 gennaio, ma è nato a metà novembre, quindi già sei in ritardo di 2 mesi, secondo me. Poi sulla lacuna del vice Ciala si sa dall'estate, anche lì mi sembra abbastanza assurdo, esattamente come la lacuna del vice Bastoni, che invece è fin dal 2022 che esiste probabilmente, ma su quello ormai diciamo che ci passo anche sopra. Ci abbiamo fatto il callo. Ringrazio davvero di cuore Irvin José Bendana che ci ha fatto una tripla super chat, ne ha lanciate 3 e ci fa estremamente piacere e ti ringraziamo davvero di cuore per l'enorme supporto, Irvin, davvero grazie mille per il tuo supporto, appunto. Chiudo questa clip, Simo, dicendo che si è rivisto Frattesi, che l'ho visto più collegato, ecco, al mondo Inter rispetto ad altre partite nel recente passato, e c'è anche un intervento comunque con la mano aperta di Sommer ad un certo punto sullo 0-0 che per certi versi tiene la partita sul binario dello 0-0 e poi l'Inter va a vincerla, quindi c'è anche la manona di Sommer ad un certo punto su questa gara. Ti chiedo se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti chiudiamo. Sì, aggiungo una domanda. Visto che l'Inter ha vinto ma ha giocato male, come lo giudichiamo sto giro il giorno di riposo? È un bel problema, perché per non vincendo era ovviamente una cosa folle, impensabile. Vincendo, giocando bene,
era una genialata del nuovo visionario del calcio. Qui i risultatisti più stretti come la giudicano? Mi piacerebbe saperlo. Lascio a voi nei commenti, fateci sapere mentre vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, mi raccomando, per supportare il nostro progetto. Un flash, Simo, i 2 rigori ci stava a non darli, secondo me, che dici? Sì, il primo, vabbè, penso sia stata una simulazione di Thuram che non ho capito perché l'abbia fatta, ed è una cosa che mi dà tanto fastidio. Il secondo è un tocco, intanto minimo già sul piede, in più forse c'è anche un tocco comunque leggermente in anticipo sulla palla, da quello che si è potuto vedere. Secondo me ci sta anche averlo tolto. Iscrizione al canale, un bel mi piace, vi aspettiamo su passioneinter.club, mi raccomando, forza ragazzi, godiamoci questi 3 punti.